Cenci, chiacchiere, bugie, frappe, sfrappole, come le vogliamo chiamare, nel periodo di carnevale non devono assolutamente mancare. Io oggi vado a fare un qualcosa che ho definito nidi di frappe, perché sono veramente enormi e una volta terminate sembrano appunto dei nidi. Potete farle leggermente più piccole riducendo la pallina. Una cosa che dimenticavo, tre soli ingredienti e un gran effetto. Facciamolo insieme. Inizio mettendo nella ciotola della planetaria le uova, aggiungo il cognac oppure vermouth, vino, grappa, un liquore di vostro gradimento e a pioggia la farina setacciata. Impasto il tutto con la forchetta e subito dopo vado con le mani. Verso sul ripiano del lavoro infarinato e faccio il mio panetto. Lo rimetto nella ciotola, copro con la pellicola, lo lascio riposare 30 minuti. Dopo l'avvenuto riposo, di nuovo farina sul ripiano e con un tarocco vado a dividerlo in 8 pezzi circa. Di questi pezzetti vado a ricavarne delle palline. È molto più comodo per la stesura. E vado di mattarello e ne ricavo una sfoglia molto sottile. Senza far peso alla forma che viene, prendo una rotella dentata e vado a incidere. Però mi raccomando, i tagli non devono essere netti dall'inizio alla fine, ma devono rimanere all'interno, in modo da lasciare i bordi intatti. E procedo con tutte le palline. Nel frattempo io ho messo la padellina con l'olio sul fuoco e prendendo un bastoncino, io ho usato quello del sushi, vado ad infilzarlo prendendo una striscia sì e una striscia no, le alterno esattamente come sto facendo io. Immergo nella pentolina e con il bastoncino faccio sempre il giro in modo che venga abbastanza rotondo. Alla fine insomma sembra una rosa, vedete piano piano si gonfia. Girate finché non vedete le bolle. Lasciamo cuocere un po' da una parte e subito dopo andiamo a girarla. Non bisogna più rotearla e lasciamo cuocere finché diventa dorato. Ecco, la nostra frappa è pronta per essere adagiata sulla carta per fritti. E allo stesso modo proseguo con tutti gli altri. Vedete? Uno sì, uno no, uno sì, uno no. Senza dar peso come viene. Pentolino,
giro tondo, guardate come si gonfiano, sono meravigliose. E la forma non ce n'è uno uguale, ma credetemi sono molto, molto grandi. Dipende poi dalla grandezza che volete voi. Potete ricavare più di 8 palline se le volete più piccole. A frappine terminate io le adagio su un canovaccio da cucina e vado con l'immancabile zucchero a velo. Tanto, tanto, mi raccomando, anche perché all'interno avete notato non c'è lo zucchero, quindi la dolcezza lo dà lo zucchero a velo.